Ascolta attentamente. C'è un momento nella vita in cui tutto si ferma, non perché il mondo si è fermato, ma perché hai raggiunto un punto di svolta. Quella sensazione nello stomaco non è fallimento, è la trasformazione che bussa alla tua porta. L'universo non rivela i suoi piani tutti in una volta, ma lascia briciole, segni che qualcosa di potente si sta sviluppando nella tua vita, segni che stai per entrare in una stagione di crescita, scopo e realizzazione. Voglio che tu mi ascolti chiaramente. La tua vita sta per cambiare in meglio, non domani, non un giorno. Il cambiamento è già iniziato. Come posso esserne così sicuro? Perché questi segni non sono coincidenze casuali, sono indicatori chiari e innegabili che appaiono quando sei sull'orlo di una svolta. Presta attenzione e li vedrai ovunque. Le notti insonni, l'incertezza, le battaglie che hai combattuto in silenzio non sono state sofferenze inutili, erano preparazione, stavano costruendo le fondamenta per ciò che verrà dopo. Quindi apri gli occhi. Questi 9 segni potrebbero già manifestarsi nella tua vita, segnalando che tutto, sì, tutto, sta per trasformarsi. Ciò che era confortevole è diventato insopportabile. Arriva un momento in cui ciò che una volta sembrava sicuro inizia a soffocarti. La routine che ti forniva sicurezza ora sembra una prigione. Il lavoro che paga le tue bollette lascia la tua anima in bancarotta. Le relazioni che una volta ti davano energia ora prosciugano ogni goccia del tuo spirito. Questa non è depressione, non è fallimento, è la tua anima che rifiuta la mediocrità. Guardati intorno. Ti senti irrequieto in spazi che una volta sentivi come casa. I tuoi successi improvvisamente sembrano vuoti. C'è qualcosa dentro di te che urla che deve esserci di più nella vita di questo? Come scrisse Seneca, non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili. Questo disagio non ti sta punendo, ti sta spingendo verso il tuo vero percorso. Pensa a una farfalla. Prima della trasformazione deve sentire la pressione schiacciante del bozzolo. Deve lottare contro ciò che una volta la proteggeva. Senza quella pressione, le sue ali non svilupperebbero mai la forza per volare. Questo è ciò che ti sta accadendo in questo momento. Il disagio non è un avvertimento per ritirarti, è un segno per avanzare. La maggior parte delle persone interpreta male questa sensazione. Pensano che ci sia qualcosa di sbagliato in loro. Perché non sono mai soddisfatto? Perché non posso semplicemente essere grato per ciò che ho? Così si aggrappano ancora più forte a ciò che è familiare, si intorpidiscono con distrazioni, mettono a tacere la voce che li chiama verso qualcosa di più grande. Ma non puoi sfuggire alla tua evoluzione, non puoi mettere a tacere la richiesta di crescita della tua anima. Il disagio diventerà solo più forte finché non ascolterai. Devi capire qualcosa di fondamentale. Crescita e comfort non possono coesistere. Devi scegliere l'uno o l'altro. La vita che desideri è dall'altra parte di questo disagio, ma devi essere abbastanza coraggioso da attraversarlo. Ogni persona che ha mai raggiunto la grandezza è arrivata a questo bivio. Tutti hanno sentito ciò che stai sentendo ora. La differenza è che hanno usato il disagio come carburante, anziché permettergli di paralizzarli. Chiediti onestamente: ti stai accontentando di meno di ciò di cui sei capace? Stai recitando in piccolo per evitare il disagio della crescita? Ti stai nascondendo dietro scuse perché hai paura di ciò che potrebbe accadere se ci provassi davvero? Gli stoici comprendevano che il disagio è il prezzo del progresso. Marco Aurelio disse: l'impedimento all'azione fa avanzare l'azione. Ciò che ostacola la via diventa la via. Il tuo disagio non sta bloccando il tuo percorso, è il percorso. Quindi affrontalo. Smetti di sfuggirgli. Chiedi cosa sta cercando di insegnarti. Forse ti sta dicendo di cambiare carriera. Forse ti sta spingendo a porre fine a una relazione che sta prosciugando la tua forza vitale. Forse ti sta esortando a perseguire finalmente quel sogno che hai tenuto sepolto. Qualunque messaggio porti, non ignorarlo. Più a lungo resisti, più diventa doloroso. Fino a quando un giorno ti svegli e ti rendi conto di aver sprecato anni evitando proprio la cosa che avrebbe potuto liberarti. Non sei stato creato per la stagnazione. Non sei destinato ad accontentarti.
Sei qui per uno scopo e quello scopo richiede che tu cresca oltre i tuoi attuali confini. Quindi abbraccia il disagio. Vedilo come il luogo di nascita della tua trasformazione, non come una punizione. Quando lo farai, ti renderai conto che questo non era la fine del tuo viaggio, era solo l'inizio. Messaggi ricorrenti ti seguono ovunque. La vita ci parla attraverso schemi, non coincidenze. Quando sei sull'orlo della trasformazione, l'universo inizia a inviarti segnali, temi ripetuti, parole ricorrenti, spinte costanti che sembrano seguirti ovunque tu vada. All'inizio potresti liquidarli come eventi casuali. Una citazione appare mentre leggi, poi in una conversazione con uno sconosciuto, poi in una canzone nella tua playlist. Lo stesso messaggio continua a trovarti, come se ti stesse dando la caccia, esigendo la tua attenzione. Questo non è un caso, non è una sequenza casuale di eventi. È la vita che cerca di comunicare con te, come comprese Marco Aurelio. L'universo è cambiamento. La nostra vita è ciò che i nostri pensieri ne fanno. Questi messaggi ricorrenti stanno cercando di cambiare i tuoi pensieri, di preparare la tua mente per ciò che verrà dopo. La domanda non è se questi segni esistano, ma se tu stia prestando loro attenzione. La maggior parte delle persone li ignora, vedono gli schemi ma non riconoscono il loro significato, sentono il messaggio ma non agiscono di conseguenza, ricevono la guida ma non la seguono. Ma non tu. Non staresti ascoltando questo se non fossi destinato a comprendere ciò che questi temi ricorrenti stanno cercando di dirti. Forse continui a incontrare messaggi sul correre rischi, sul fare un passo nell'ignoto, sul fidarti del tuo istinto e in fondo sai di aver giocato sul sicuro, sai di aver esitato, aspettando condizioni perfette che non arrivano mai. Questi messaggi non sono casuali, sono fatti su misura per te, per questo specifico momento del tuo viaggio. Stanno cercando di spingerti oltre la tua zona di comfort, oltre la tua paura, oltre i limiti che ti sei imposto. O forse continui a vedere promemoria sul lasciare andare, situazioni, relazioni o convinzioni che non ti servono più. Forse l'universo sta cercando di dirti che non puoi ricevere ciò che verrà dopo se le tue mani stanno ancora aggrappandosi a ciò che deve essere rilasciato. Zenone, il fondatore dello stoicismo, disse: «Abbiamo 2 orecchie e una bocca, quindi dovremmo ascoltare più di quanto parliamo». Questi messaggi ricorrenti ti stanno parlando. Stai ascoltando? L'universo non spreca energia, non invia segnali senza scopo. Se qualcosa continua ad apparire nella tua vita, è perché devi prestarvi attenzione, è perché devi comprenderne il messaggio, è perché devi agire di conseguenza. Ed ecco la verità. Tu sai già cosa ti stanno dicendo questi messaggi. In fondo, ne riconosci già il significato. Stai solo aspettando una conferma, un permesso, una certezza. Ma la crescita non aspetta la certezza. La trasformazione non arriva con una garanzia. Ad un certo punto devi fidarti dei segni e fare il salto. Se lo stesso messaggio continua a trovarti, smetti di ignorarlo. Smetti di fingere di non capire cosa significhi. Smetti di aspettare altre prove che sei sulla strada giusta. Il tuo futuro ti sta chiamando attraverso questi segni. La tua svolta viene annunciata attraverso questi schemi. Il tuo prossimo livello viene rivelato attraverso questi temi ricorrenti. Quindi cosa farai? Li liquiderai come coincidenze prive di significato? O li riconoscerai come guida divina, come briciole cosmiche che ti conducono al tuo destino? La scelta è tua. Ma ricorda, questi messaggi continueranno ad apparire, diventando più forti e più frequenti, finché non ascolterai finalmente. Perché la tua trasformazione non è solo possibile, è inevitabile. I segni sono già qui. Il percorso è già illuminato, tutto ciò che devi fare è seguirlo. La partenza di persone che pensavi fossero permanenti. Arriva un momento nella vita in cui ti guardi intorno e ti rendi conto che certe persone non ci sono più. Amici che avevano promesso per sempre sono scomparsi. Relazioni che pensavi fossero infrangibili si sono frantumate. Persone che una volta sembravano essenziali alla tua storia sono diventate personaggi del tuo passato.
E fa male, sembra un rifiuto, come un abbandono, come se tu stessi facendo qualcosa di sbagliato. Ma se ti dicessi che questa non è una tragedia, se queste partenze stessero in realtà spianando la strada per il tuo prossimo capitolo, Epitteto ci ha insegnato: è impossibile per un uomo imparare ciò che pensa di sapere già. A volte le persone devono andarsene perché tu possa imparare ciò che devi sapere per il tuo futuro. Tutti nella tua vita hanno uno scopo. Alcuni sono destinati a rimanere per tutta la vita. Altri sono destinati a insegnarti una lezione e poi andarsene. Il problema è che cerchiamo di forzare ruoli permanenti per persone temporanee. Quando qualcuno esce dalla tua vita, non è sempre una perdita, è spesso un rilascio di energia che non ti serve più, un rilascio di prospettive che non corrispondono più alla tua crescita, un rilascio di connessioni che ti stavano trattenendo quando avevi bisogno di andare avanti. Pensaci, c'è mai stato un momento in cui hai perso qualcuno e più tardi ti sei reso conto che la sua assenza aveva creato spazio per qualcosa di meglio? Forse hai perso un lavoro, ma hai trovato la tua vocazione. Forse una relazione è finita, ma ti ha portato a una comprensione più profonda di te stesso. Forse un'amicizia si è dissolta, ma ha fatto spazio a persone che sostengono veramente la tua visione. La verità è che non tutti sono attrezzati per gestire la tua evoluzione. Man mano che cresci, la tua energia cambia, le tue priorità si spostano, la tua tolleranza per la mediocrità diminuisce. E non tutti sono pronti a incontrarti a questo nuovo livello. Alcune persone ti amavano in una particolare fase perché quella versione di te li faceva sentire a loro agio. Quella versione aveva bisogno di loro. Quella versione non li sfidava a crescere. Nel momento in cui hai iniziato a trasformarti, la relazione ha iniziato a dissolversi. È colpa loro? È colpa tua? Assolutamente no. È semplicemente l'ordine naturale della crescita. Le connessioni reali non si rompono quando cambi, si evolvono con te. L'amore vero non è minacciato dalla tua crescita, la celebra. Le persone destinate al tuo futuro riconosceranno la tua luce anche mentre diventa più luminosa. Come saggiamente osservò Seneca, associati con persone che probabilmente ti miglioreranno. Accogli coloro che sei in grado di migliorare. Il processo è reciproco. Gli uomini imparano mentre insegnano. Quindi, se stai piangendo relazioni che sono svanite, ti sfido a cambiare prospettiva. Non vederla come una perdita. Vedila come uno spazio che viene creato per ciò che verrà dopo. Non inseguire persone che se ne stanno andando. Confida che la loro partenza stia facendo spazio a coloro che sono destinati a camminare accanto a te. Non hai bisogno di convincere nessuno del tuo valore. Non hai bisogno di rimpicciolirti per mantenere le connessioni. Le persone giuste rimarranno. Le persone giuste arriveranno e quelli che se ne vanno non facevano parte del tuo destino fin dall'inizio. Questa non è la fine, è una necessaria chiarificazione. Il dolore che provi ora ti sta plasmando, preparando, posizionando per connessioni che si allineano con chi stai diventando, non con chi eri. Fidati del processo, lascia andare ciò che se ne va, perché un giorno guarderai indietro e capirai che le persone che se ne sono andate non erano comunque destinate a testimoniare la tua svolta. La vita mette alla prova i tuoi limiti come mai prima. Quando sei sull'orlo della svolta, la vita non diventa più facile, diventa più difficile. Le sfide si intensificano, gli ostacoli si moltiplicano. Problemi che una volta sembravano gestibili, ora mettono alla prova i limiti della tua resistenza. Sembra che l'universo stesso stia cospirando contro di te, come se ogni passo avanti provocasse 2 passi indietro, come se stessi combattendo una battaglia in salita con pesi legati alle caviglie. Ma non sbagliarti, questa non è una punizione, non è sfortuna, è preparazione. Epitteto, nato schiavo e diventato uno dei più grandi filosofi della storia, comprese questa verità. Le difficoltà sono cose che mostrano a una persona ciò che è. Queste sfide che si intensificano non sono qui per spezzarti, sono qui per rivelare di cosa sei veramente fatto. Pensaci, non costruisci muscoli in una spa, li costruisci sotto pressione, contro resistenza. Non forgi l'acciaio mettendolo in un dolce ruscello,
lo forgi nel fuoco, sotto i colpi implacabili di un martello. Questo è ciò che ti sta accadendo in questo momento. La vita non è contro di te, ti sta sfidando a diventare più forte di quanto tu sia mai stato prima. La maggior parte delle persone interpreta male questa fase. Vedono la crescente pressione come prova che sono sulla strada sbagliata. Prendono le sfide come un segno per ritirarsi, per giocare in piccolo, per abbandonare i loro sogni. Ma ecco cosa non capiscono. Più grande è il destino, più grande è la prova. La vita non pone domande facili a chi è diretto verso la grandezza. Non presenta sfide semplici a chi viene preparato per la leadership. Non offre una resistenza gentile a chi è destinato alla svolta. No, li spinge ai loro limiti. Li estende oltre ciò che ritenevano possibile. Li costringe a sviluppare la forza, la resilienza, il carattere richiesto per il prossimo livello. Come notò Seneca, il fuoco mette alla prova l'oro, la sofferenza mette alla prova gli uomini coraggiosi. Le tue prove attuali non ti stanno distruggendo, ti stanno raffinando, stanno bruciando ciò che è superfluo, lasciando solo ciò che è essenziale per il tuo futuro. So che sei stanco, so che sei frustrato, so che ti stai chiedendo perché tutto deve essere così difficile, perché non riesci a prendere una pausa, perché sembra che proprio quando un problema si risolve ne appaiono altri 3. Ma questo è il test che precede la trasformazione. Questa è l'oscurità prima dell'alba. Questa è la vita che ti pone una domanda cruciale. Quanto desideri ciò che dici di volere? Perché la verità è che la maggior parte delle persone si arrende quando la pressione si intensifica. La maggior parte delle persone si arrende quando gli ostacoli si moltiplicano. La maggior parte delle persone si ritira quando il percorso diventa ripido. Ma non coloro che raggiungono la grandezza, non coloro che vivono la svolta, non coloro che trasformano le loro vite. Loro capiscono che la prova non è progettata per spezzarli, è progettata per prepararli. Riconoscono che la lotta non è il loro nemico, è il loro insegnante. Si rendono conto che la pressione non è il loro avversario, è il loro alleato nel diventare infrangibili. Ascoltami chiaramente. Le sfide che stai affrontando in questo momento non sono la prova che stai fallendo. Sono la prova che stai venendo preparato per qualcosa di più grande di quanto tu possa attualmente immaginare. Quindi, cosa farai? Lascerai che queste prove ti sconfiggano? Le userai come scuse per arrenderti? O le vedrai per ciò che sono veramente la preparazione necessaria per la tua imminente svolta? La scelta è tua, ma ricorda ciò che consigliò Marco Aurelio: l'ostacolo è la via. Queste sfide non stanno bloccando il tuo percorso verso la trasformazione, sono il percorso. Abbraccialo, impara da esso, lascia che ti rafforzi. Perché quando emergerai dall'altra parte, e ne emergerai, non sarai la stessa persona che è entrata in questa stagione di prove. Sarai più forte, più saggio, più resiliente, pronto per la vita che ti aspetta. Piccole benedizioni appaiono senza preavviso. Prima che la tempesta si rompa, ci sono sottili cambiamenti nell'atmosfera. Prima del terremoto, ci sono piccoli tremori. E prima che la tua vita si trasformi completamente, ci sono piccole benedizioni che appaiono apparentemente dal nulla. Non arrivano con la fanfara, non si annunciano come eventi che cambiano la vita. Si presentano silenziosamente, inaspettatamente, come dolci sussurri che dicono: presta attenzione, sta succedendo qualcosa. Forse è un messaggio inaspettato da qualcuno che ti ispira. Forse è trovare esattamente ciò di cui hai bisogno nel momento giusto. Forse è una canzone che parla direttamente alla tua situazione, un libro che risponde a domande con cui stai lottando, una conversazione che cambia la tua prospettiva. Isolatamente, questi momenti potrebbero sembrare insignificanti, ma collettivamente formano uno schema di provvidenza, di guida, di conferma che ti stai muovendo nella giusta direzione. Come osservò Marco Aurelio, l'universo è cambiamento, la nostra vita è ciò che i nostri pensieri ne fanno. Queste piccole benedizioni stanno cambiando il tessuto della tua realtà, un filo alla volta. La domanda è: le stai notando? La maggior parte delle persone manca questi sottili doni. Sono così concentrati nell'attesa della grande svolta, del cambiamento drammatico,
del miracolo innegabile che trascurano le briciole che li guidano avanti. Liquidano questi momenti come coincidenze, come fortuna casuale, come cose troppo piccole per indicare un vero cambiamento. Ma ecco la verità: prima che le chiuse si aprano, la vita manda goccioline. Prima del raccolto ci sono i germogli. Prima della completa trasformazione delle tue circostanze ci sono queste piccole benedizioni. Prova che qualcosa sta già cambiando a tuo favore. Pensala così: quando un agricoltore pianta semi, i primi segni di crescita sono minuscoli, quasi impercettibili, ma quei piccoli germogli verdi che rompono il terreno non sono insignificanti. Sono la prova che qualcosa di più grande si sta sviluppando sotto la superficie. Questo è ciò che queste benedizioni inaspettate sono nella tua vita in questo momento. Non sono il raccolto completo, sono i primi frutti. Non sono la svolta completa, sono le crepe iniziali nel muro che ha bloccato il tuo progresso. Seneca lo capì quando scrisse: la fortuna è ciò che accade quando la preparazione incontra l'opportunità. Queste piccole benedizioni sono opportunità che incontrano la tua preparazione. Sono la conferma che i tuoi sforzi, le tue preghiere, la tua persistenza stanno creando onde nell'universo. E quando le riconosci, quando esprimi gratitudine per esse, acceleri il processo. Passi da una mentalità di scarsità a una di abbondanza. Smetti di concentrarti su ciò che manca e inizi ad apprezzare ciò che sta apparendo. Quella gratitudine, quella consapevolezza, quel cambiamento di energia attira di più. Più benedizioni, più sincronicità, più prove che la tua vita sta cambiando, ma richiede attenzione, richiede presenza, richiede la saggezza per capire che la trasformazione non sempre inizia con fulmini e tuoni. A volte inizia con pioggia gentile, con brezze morbide, con sottili cambiamenti che sono facili da perdere se non stai prestando attenzione. Quindi ti sfido, inizia a notare queste piccole benedizioni. Inizia a riconoscerle, inizia a esprimere gratitudine per esse, che si tratti di un parcheggio proprio dove ne hai bisogno, di uno sconto quando meno te lo aspetti, o di un momento di pace perfetta nel mezzo del caos. Riconoscilo come parte di qualcosa di più grande, perché questi non sono solo momenti buoni casuali, sono indicazioni, sono conferme, sono il modo della vita di dire: continua, sei sulla strada giusta. Qualcosa di più grande sta arrivando. Mentre coltivi la consapevolezza di queste piccole benedizioni, scoprirai che si moltiplicano, scoprirai che aumentano in frequenza e significato. Ti renderai conto che non sono solo momenti isolati di buona fortuna, sono i mattoni della nuova realtà che sta prendendo forma intorno a te. Quindi non trascurarli, non minimizzarli, non aspettare qualcosa di più grande prima di permetterti di credere che il cambiamento stia avvenendo. Queste piccole benedizioni sono già la prova che la marea sta cambiando, che la tua stagione sta cambiando, che la trasformazione è in corso. Epiteto ci ha ricordato: è saggio colui che non si affligge per le cose che non ha, ma si rallegra per quelle che ha. Sii saggio, gioisci di queste piccole benedizioni. Vedile come prova che la tua vita non è statica, è in movimento, muovendosi verso qualcosa di meglio di ciò che hai sperimentato prima. Perché quando inizi a celebrare le piccole benedizioni, ti posizioni per ricevere quelle più grandi che sono già in arrivo. Una crescente protezione della tua pace interiore. Arriva un momento in cui inizi a sentirti diversamente riguardo alla tua energia. Non in qualche senso vago, mistico, ma in un modo tangibile, pratico, che cambia il modo in cui ti muovi nel mondo. Improvvisamente ti ritrovi a ritirarti da conversazioni che una volta dominavano il tuo tempo. Diventi selettivo su dove investi la tua attenzione. Inizi a dire no a inviti che avrebbero automaticamente ricevuto un sì solo mesi fa. E non è perché sei diventato freddo o asociale. È perché hai finalmente riconosciuto il valore della tua energia e non sei più disposto a lasciarla prosciugare da persone, luoghi o situazioni che non servono alla tua crescita. Questa non è egoismo, è autoconservazione, è la saggezza per capire che la tua energia è la valuta della tua vita e l'hai spesa sconsideratamente per troppo tempo. Come saggiamente osservò Seneca,
Non è che abbiamo poco tempo per vivere, ma ne sprechiamo molto. Quando inizi a proteggere la tua energia, stai reclamando il tempo e l'attenzione che hai sprecato. Stai dichiarando che la tua pace ha valore, che la tua concentrazione merita protezione. La maggior parte delle persone non raggiunge mai questa comprensione. Trascorrono l'intera vita dando via la loro energia indiscriminatamente, a relazioni tossiche, a drammi senza senso, ad ambienti che prosciugano invece di nutrire. Tutto perché non hanno mai imparato a stabilire confini, perché temono il disagio di dire no, perché danno più valore all'essere piaciuti che all'essere integri. Ma non tu, non più. Ti stai risvegliando a una profonda verità. Chi permetti nel tuo spazio determina la direzione della tua vita. Ciò a cui dai la tua attenzione plasma chi diventerai. L'energia che tolleri è la realtà che crei. E quel risveglio, quel cambiamento di coscienza è uno dei segni più chiari che la tua vita sta per trasformarsi. Perché quando inizi a proteggere la tua energia, crei spazio per ciò che conta davvero. Spiani la strada per opportunità che si allineano con il tuo sé più elevato. Fai spazio per relazioni che ti danno energia, anziché esaurirti. So che questa transizione non è facile. Non è facile allontanarsi da persone che conosci da anni. Non è facile rifiutare inviti che una volta sembravano importanti. Non è facile cambiare schemi che hanno definito la tua esistenza sociale. Ma come ci ha ricordato Marco Aurelio, serve molto poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. La tua pace è sotto il tuo controllo, ma solo se hai il coraggio di proteggerla. Questo non significa isolarti, non significa tagliare fuori tutti nella tua vita, non significa diventare così protettivo da perdere connessioni genuine. Significa essere intenzionale, significa essere discernente, significa riconoscere che non tutti meritano accesso alla tua energia, ai tuoi sogni, alle tue lotte, alla tua crescita. Le persone che appartengono veramente alla tua vita capiranno, rispetteranno i tuoi confini, sosterranno il tuo bisogno di spazio, ma quelli che si offendono, che ti fanno sentire in colpa, che esigono spiegazioni per le tue priorità in evoluzione, stanno rivelando qualcosa di importante sulla natura della vostra relazione. Mentre continui a proteggere la tua energia, accadrà qualcosa di straordinario. La tua mente diventerà più chiara, le tue emozioni si stabilizzeranno, la tua intuizione si rafforzerà. Inizierai ad attrarre persone che corrispondono alla tua frequenza anziché quelle che la prosciugano. Ed è allora che la trasformazione accelera. È allora che le opportunità si moltiplicano. È allora che le sincronicità aumentano. Perché non stai più perdendo energia in 1000 direzioni diverse, la stai incanalando verso ciò che conta davvero. Quindi smetti di scusarti per dare priorità alla tua pace. Smetti di sentirti in colpa per stabilire confini. Smetti di spiegarti a persone che non erano destinate a capire il tuo viaggio. Questa è la tua vita, la tua energia, il tuo futuro. E se non la proteggi tu, nessun altro lo farà. Confida che quando proteggi la tua energia, non ti stai chiudendo alla vita. Ti stai aprendo alla vita che eri destinato a vivere. Non stai essendo egoista, stai essendo saggio. Non stai perdendo connessioni, stai facendo spazio per quelle giuste. Come insegnò Epitteto, fai il miglior uso di ciò che è in tuo potere e prendi il resto come viene. La tua energia è in tuo potere. La domanda è: inizierai finalmente a usarla saggiamente? Una certezza inspiegabile mette radici dentro di te. Ci sono momenti nella vita in cui la conoscenza trascende la logica, quando la certezza appare senza prove esterne, quando qualcosa di profondo dentro di te semplicemente sa che la trasformazione è imminente. Non è speranza, non è pensiero illusorio, non è disperazione mascherata da fede, è un quieto, incrollabile sapere, una certezza che sfida ogni spiegazione ma non può essere negata. Ti svegli con essa, ti muovi durante la giornata con essa, ti addormenti con essa. Questa consapevolezza che, nonostante ciò che le tue circostanze potrebbero suggerire, nonostante ciò che la logica potrebbe argomentare, nonostante ciò che la paura potrebbe sussurrare, qualcosa di significativo è all'orizzonte. Come saggiamente notò Seneca,
La mente che è ansiosa per eventi futuri è infelice. Eppure questa certezza che senti non è ansia per il futuro, è allineamento con esso. Non è preoccupazione per ciò che potrebbe accadere, è connessione con ciò che si sta già dispiegando oltre i tuoi sensi fisici. La maggior parte delle persone non sperimenta mai questo livello di conoscenza interiore. Vivono interamente nel mondo esterno, fidandosi solo di ciò che possono vedere, toccare, misurare e provare. Se le circostanze sembrano immutate, credono che nulla stia accadendo. Se non c'è evidenza visibile di trasformazione, presumono che nulla stia cambiando. Ma tu hai attinto a qualcosa di più profondo, qualcosa che trascende il visibile, qualcosa che ti connette alle correnti sotterranee del cambiamento prima che si manifestino nella tua realtà fisica. Questa non è illusione, questa è intuizione. Questa è la saggezza della tua anima che riconosce la trasformazione prima che i tuoi occhi possano vederla. Pensaci, quante volte nella tua vita hai percepito qualcosa prima che accadesse? Quante volte hai saputo che qualcosa stava arrivando prima che ci fosse una ragione logica per crederci? Non era coincidenza, non era una fortunata ipotesi, era questo stesso sapere, questa stessa bussola interna che ti sta parlando ora. Il filosofo stoico Epitteto lo capì quando disse: «Prima di a te stesso ciò che vorresti essere, poi fai ciò che devi fare». Il tuo sapere interiore ti sta già dicendo ciò che stai diventando, anche prima che il mondo esterno te lo rifletta. La domanda non è se questo sentimento sia reale. La domanda è: ti fiderai di esso? Allineerai le tue azioni con esso? Prenderai decisioni basate non solo su ciò che è, ma su ciò che sai sta arrivando? È qui che la maggior parte delle persone vacilla. Sentono il sapere, percepiscono il cambiamento, ma aspettano una conferma esterna prima di agire. Aspettano una prova prima di impegnarsi. Aspettano la certezza prima di fare il salto. Ma la trasformazione non funziona così. L'esterno segue l'interno. Il visibile si manifesta dopo l'invisibile. Le tue circostanze cambiano dopo che la tua coscienza si sposta. Questa certezza inspiegabile che senti ti sta chiamando ad agire come se la tua trasformazione fosse già avvenuta, a prepararti come se la tua svolta fosse garantita, ad andare avanti come se ciò che sai internamente fosse già riflesso esternamente. È facile? No. È confortevole? Raramente. Richiede coraggio? Assolutamente. Ma come ci ha ricordato Marco Aurelio, hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Renditi conto di questo e troverai la forza. Il tuo potere risiede nel fidarti di questa conoscenza interna, anche quando gli eventi esterni non si sono ancora allineati con essa. Quindi cosa significa praticamente? Significa prendere decisioni oggi basate su dove stai andando, non solo su dove sei. Significa parlare del tuo futuro con convinzione, non contingenza. Significa prepararsi per l'abbondanza prima che arrivi, fare spazio per le relazioni prima che appaiano, entrare nel tuo scopo prima che sia completamente rivelato. Capisco la lotta. Quando le bollette si accumulano, quando le relazioni sono tese, quando la salute è compromessa, può sembrare illusorio fidarsi di questa conoscenza interiore che le cose stanno per cambiare. Può sembrare irresponsabile, persino sconsiderato, ma ecco ciò che devi capire. Questo sapere non è casuale, non è privo di significato, non è solo la tua mente che cerca di sfuggire alla realtà, è la tua coscienza che si allinea con una trasformazione che è già in movimento, anche se non si è ancora manifestata in modi che gli altri possono vedere. Quindi tienila stretta, nutrila, lascia che guidi le tue decisioni, le tue parole, le tue azioni. Lascia che sia il fondamento su cui costruisci i tuoi prossimi passi. Perché quando onori questa conoscenza interiore, quando ti fidi abbastanza di essa da agirci, acceleri la stessa trasformazione che ti sta dicendo che sta arrivando. La tua svolta non è solo possibile, è inevitabile. La tua trasformazione non è solo una speranza, è già in corso. Il tuo futuro non è solo un sogno, è una realtà in formazione. E la certezza che senti non è pensiero illusorio, è il riconoscimento della tua anima di ciò che è già tuo. I vecchi schemi finalmente iniziano a rompersi. Per anni, forse decenni, sei stato intrappolato in cicli.
le stesse reazioni ai fattori scatenanti, gli stessi schemi nelle relazioni, gli stessi comportamenti autodistruttivi che ti tengono bloccato, ti mantengono piccolo, ti impediscono di diventare chi sei destinato a essere. Hai cercato di liberarti, hai fatto promesse a te stesso, hai stabilito intenzioni, creato piani, giurato che questa volta sarà diverso, ma in qualche modo ti sei sempre ritrovato al punto di partenza, ripetendo gli stessi schemi, commettendo gli stessi errori, vivendo la stessa storia in loop, fino ad ora. Senza fanfara, senza sforzo drammatico, qualcosa è cambiato. Il ciclo che una volta sembrava infrangibile si è indebolito. Lo schema che una volta ti controllava ha perso la sua presa. La reazione che una volta era automatica ora sembra estranea. Questo non è solo progresso, è liberazione. Questo è uno dei segni più potenti che la tua vita sta per trasformarsi completamente. Il filosofo stoico Epitteto lo capì quando scrisse: «Fa del tuo studio vivere secondo natura. Quando i vecchi schemi si rompono, non stai diventando qualcuno di nuovo. Stai tornando a chi sei naturalmente, sotto il condizionamento, sotto il trauma, sotto gli adattamenti che hai fatto per sopravvivere». La maggior parte delle persone sottovaluta il significato di questo cambiamento. Non si rendono conto che rompere vecchi schemi non riguarda solo il cambiamento di comportamenti. Si tratta di ricablare l'intero sistema operativo. Si tratta di creare nuovi percorsi neurali. Si tratta di alterare fondamentalmente il modo in cui interagisci con il mondo. Pensaci, per quanto tempo questi schemi ti hanno definito? Quante opportunità ti sono costate? Quante relazioni hanno danneggiato? Quanto del tuo potenziale hanno tenuto rinchiuso? Quando questi schemi iniziano a rompersi, non stai solo cambiando abitudini, stai cambiando il tuo destino. Stai creando spazio per nuove esperienze, nuove connessioni, nuove opportunità che semplicemente non potevano entrare nella tua vita mentre eri intrappolato in quei vecchi cicli. Marco Aurelio riconobbe questa verità quando disse: «L'universo è cambiamento. La nostra vita è ciò che i nostri pensieri ne fanno. Quando i tuoi schemi cambiano, i tuoi pensieri cambiano. Quando i tuoi pensieri cambiano, la tua energia cambia. Quando la tua energia cambia, l'intera tua vita si trasforma. Ma ecco ciò che rende questo segno così potente. Non hai dovuto forzarlo. Questo cambiamento non è venuto dal resistere con tutte le forze attraverso il cambiamento o dal metterti sotto pressione per trasformarti. È venuto naturalmente, quasi senza sforzo, come se qualcosa di profondo dentro di te avesse finalmente deciso: basta, questo schema non mi serve più, è ora di lasciarlo andare. Quella facilità non significa che non hai lavorato per questa svolta, non significa che non sei stato in crescita, guarendo, evolvendo, significa che i tuoi sforzi consci hanno finalmente raggiunto la massa critica, facendoti superare la soglia dalla lotta al flusso. Seneca lo capì quando scrisse: «A volte persino vivere è un atto di coraggio». Il coraggio che hai mostrato, affrontando i tuoi schemi, riconoscendo i tuoi fattori scatenanti, facendo il lavoro interiore quando nessuno stava guardando, non è stato sprecato. Si è accumulato, costruendo slancio sotto la superficie, creando le condizioni per questa svolta. Quindi cosa significa questo per te ora? Significa che le chiuse si stanno aprendo. Significa che la resistenza che ha bloccato il tuo progresso si sta dissolvendo. Significa che la trasformazione non è solo possibile, sta già accadendo. Questa rottura di vecchi schemi crea spazio per nuovi comportamenti, nuove relazioni, nuove opportunità che si allineano con chi stai diventando piuttosto che con chi sei stato. È come pulire un tubo ostruito. Improvvisamente tutto scorre. Ma ecco il mio avvertimento: non dare per scontato questo cambiamento. Non presumere che lo schema sia sparito per sempre, senza fare la tua parte per cementare questo nuovo modo di essere. La libertà dai vecchi schemi richiede vigilanza, richiede consapevolezza, richiede un impegno a non arrendersi mai più al tuo potere di risposte automatizzate. Come consigliò Epitteto: prima di a te stesso ciò che vorresti essere e poi fai ciò che devi fare. Ora che questo schema si sta rompendo, chi sarai senza di esso? Cosa creerai? Come vivrai?
Questa è la tua opportunità per progettare consapevolmente la tua vita piuttosto che reagire ad essa. Questa è la tua occasione per rispondere piuttosto che reagire, per scegliere piuttosto che ricadere nelle abitudini, per creare piuttosto che ripetere. La rottura di vecchi schemi non è solo un segno che la tua vita sta per cambiare, è la prova che il cambiamento è già iniziato. La tua trasformazione non sta arrivando, è qui. La tua svolta non è futura, è ora. Tutto ciò che resta è che tu vi entri pienamente, che abbracci questa libertà, che non permetta mai più a quei vecchi schemi di definirti o limitare ciò che è possibile nella tua vita. Le decisioni intuitive sostituiscono la pianificazione calcolata. C'è un cambiamento che avviene prima delle principali trasformazioni della vita, un cambiamento in come prendi decisioni, in come navighi il tuo percorso avanti. La logica e la pianificazione attenta hanno il loro posto, ma ora ti ritrovi sempre più guidato da qualcosa di più profondo, qualcosa di più immediato, la tua intuizione. Decisioni che una volta richiedevano elenchi di pro e contro, ricerche estese e opinioni esterne, ora ti vengono con chiarezza e certezza. Semplicemente sai cosa fare, anche quando non riesci ad articolare esattamente il perché. Questa non è sconsideratezza. Questa non è impulsività. Questo è allineamento con la tua saggezza più profonda, una connessione con una guida interna che trascende il processo decisionale convenzionale. Marco Aurelio lo capì quando scrisse: «Guarda dentro. Dentro è la fonte del bene e sgorgerà sempre, se scaverai sempre. La tua intuizione è quella fonte, pura, incontaminata dalla paura, non macchiata dalle aspettative degli altri, connessa a una saggezza oltre la tua mente cosciente». La maggior parte delle persone non accede mai a questo livello di guida interna. Rimangono intrappolati nella paralisi dell'analisi, soppesando le opzioni all'infinito, cercando più informazioni, più opinioni, più tempo per decidere. Oppure prendono decisioni puramente dall'emozione, dalla paura, dal desiderio di gratificazione immediata. Ma tu sei entrato in un regno diverso del processo decisionale. Uno in cui la chiarezza non viene da più pensieri, ma da una conoscenza più profonda. Uno in cui la certezza sorge non dalla validazione esterna, ma dall'allineamento interno. Questo cambiamento è significativo perché segnala che non stai più operando esclusivamente dalla tua mente condizionata, la parte di te modellata dalle esperienze passate, dalle aspettative sociali e dalle limitazioni apprese. Sei ora connesso a qualcosa di più espansivo, più autentico, più allineato con il tuo vero scopo. Seneca riconobbe il potere di questa connessione quando scrisse: «Siamo più spesso spaventati che feriti e soffriamo più per l'immaginazione che per la realtà». La tua intuizione taglia attraverso l'immaginazione dei peggiori scenari, attraverso le distorsioni della paura, attraverso le limitazioni di ciò che credi sia possibile, connettendoti direttamente a ciò che è giusto per te in questo momento. Pensa alle recenti decisioni che hai preso. Ti sei ritrovato a dire sì a opportunità che non hanno senso logico, ma in qualche modo sembrano giuste. Ti sei allontanato da situazioni che sembravano buone sulla carta, ma sentivi sbagliate nel tuo corpo. Hai fatto scelte che altri hanno messo in discussione, ma sapevi con certezza essere corrette per te. Queste decisioni intuitive non sono casuali, non sono arbitrarie. Sono la prova che sei sintonizzato sulla frequenza della tua stessa trasformazione, che stai ricevendo una guida su misura specificamente per il tuo percorso più elevato. Epitteto consigliò: nessuna grande cosa viene creata improvvisamente, non più di un grappolo d'uva o un fico. Se mi dici che desideri un fico, ti rispondo che ci vuole tempo. Lascia prima che fiorisca, poi che porti frutto, poi che maturi. Le tue decisioni intuitive stanno permettendo alla tua vita di fiorire, portare frutto e maturare nei suoi tempi naturali, non secondo un programma forzato o aspettative esterne. Questo non significa che abbandoni completamente il pensiero pratico, non significa che prendi scelte sconsiderate senza considerare le conseguenze. Significa che hai integrato la logica con l'intuizione, la tua mente razionale che lavora in partnership con la tua saggezza più profonda, piuttosto che in contrasto con essa. E quella integrazione è potente,
perché ti permette di prendere decisioni che servono non solo i tuoi bisogni immediati, ma la tua evoluzione a lungo termine. Ti permette di scegliere percorsi che potrebbero non avere senso per gli altri, ma si allineano perfettamente con dove sei chiamato ad andare. La maggior parte delle persone prende decisioni basate su ciò che può vedere, su ciò che sembra pratico, su ciò che gli altri si aspettano, ma la trasformazione raramente segue il percorso pratico. Le svolte raramente vengono dal fare ciò che ha senso per tutti gli altri. La tua intuizione lo sa, vede oltre le limitazioni attuali, riconosce opportunità che la tua mente logica potrebbe scartare, ti guida verso esperienze che ti allungheranno, ti sfideranno e alla fine ti trasformeranno in modi che non puoi ancora immaginare. Mentre continui a fidarti di questa guida intuitiva, noterai qualcosa di straordinario. Le decisioni che una volta sembravano rischiose, che una volta scatenavano ansia, che una volta sembravano salti di fede, ti conducono esattamente dove devi essere, ti connettono esattamente con chi devi incontrare, ti insegnano esattamente ciò che devi imparare. Zenone di Cizio, il fondatore dello stoicismo, disse: «L'obiettivo della vita è vivere in accordo con la natura. La tua intuizione è la tua linea diretta con ciò che è naturale per te, non ciò che la società dice dovrebbe essere naturale, non ciò che il tuo condizionamento suggerisce sia naturale, ma ciò che si allinea veramente con la tua natura autentica. Quindi abbraccia questo cambiamento, fidati di questa guida, segui la quieta conoscenza che ti parla nei momenti di calma, in lampi di intuizione, in quella inconfondibile sensazione di sì che risuona in tutto il tuo essere, perché quando le decisioni intuitive sostituiscono la pianificazione calcolata, non stai più solo gestendo la tua vita, stai permettendole di svolgersi secondo una saggezza più grande di quanto la tua mente cosciente potrebbe mai concepire. Stai entrando nel flusso piuttosto che forzare i risultati. Stai co-creando con la vita piuttosto che lottare contro di essa. E quel cambiamento, quella resa a una guida più profonda, è uno dei segni più chiari che sei sulla soglia della trasformazione, che la vita per cui hai lavorato, pregato, sognato, non è più solo una possibilità, è un'inevitabilità che si sta già dispiegando, una decisione intuitiva alla volta. Fidati dei segni, fidati del processo, fidati di te stesso, perché la tua vita non sta solo per cambiare in meglio, il cambiamento è già iniziato. Se hai trovato valore in questo messaggio, vorrai sicuramente dare un'occhiata a uno di questi 2 video.